elicottero challenge. E alla fine anche questa puntata canale elicottero. Sono vestita abbastanza casual e comoda, ma vediamo quale stile vi piace di più. Aiutate questo video e naturalmente iscrivete al canale. L'argomento di oggi è quale cose italiane sono famosi in Giappone. Cominciamo dall'arte. In Giappone soprattutto l'arte antica è famosa, per cui l'arte romana, medioeva, e tutti conoscono il Colosseo, l'Arena di Verona e vogliono andare a vederli. Ma è soprattutto famosa e amata l'arte rinascimentale. Alcuni nomi di artisti italiani sono famosissimi e naturalmente conoscete la tartaruga ninja. Ecco, gli italiani più famosi in Giappone sono probabilmente Michelangelo e Leonardo e Raffaello e Donatello come i nomi di personaggi di tartarughe. Sono conosciuti anche il Greco e Galileo. Probabilmente sono più ammirati Galileo e Leonardo. Io sono Magistro Leonardo da Vinci, fiorentino. Perché hanno fatto passi importanti anche nella scienza. Una volta io ho intervistato a un disegnatore giapponese. Lui disegna come pittore, ma ha fatto anche manga, quindi è anche un mangaka. E lui mi ha raccontato che ha iniziato a disegnare perché gli piaceva tantissimo la pittura di rinascimento. Lui ha visto il corpo disegnato dagli artisti rinascimentali e ha deciso di cominciare questa carriera come pittore. Molti giapponesi sono anche appassionati di calcio italiano. Tutti i giapponesi conoscono, per esempio Totti, Del Piero, oppure anche allenatore di calcio di squadra nazionale giapponese era Zaccheroni. E questa squadra veniva chiamato Zac Japan. Zaccheroni! Ma non ha vinto! Zaccheroniが来た日本 E guardiamo calcio italiano in TV in Giappone. Tantissime cose famose in realtà vengono dall'Italia. Cinema italiano purtroppo non è così conosciuto. Ma va a cagare! Se un regista vince Oscar, per cui diventi famoso in America come Bellini e Dolce Vita, allora il film esce anche nel cinema in Giappone. Allora i giapponesi la conoscono. Altrimenti i generi famosi italiani sono horror e cinema erotico degli anni 70-80. Se andate al noleggio di DVD in un negozio grande, probabilmente trovate il film di Dario Argento, Paura, Tinto Brass, un regista veneziano. Conoscete? E anche film vecchi sono molto conosciuti. Fellini, Rossellini. È facile trovare e chi ama il film sicuramente avrà visto. La musica italiana. Sì, i giapponesi ascoltano molto la musica italiana, ma forse è diversa da quello che immaginate voi. La musica pop italiana in realtà in Giappone non è così famosa. Vasco Rossi quasi nessuno conosce. Alcuni di età di miei genitori o alcuni appassionati alla cultura italiana, alla musica italiana, allora guardano Sanremo, comprano i CD di Sanremo. Credetemi! Un po' forse conoscono Zucchero perché ha collaborato con un compositore chitarrista famosissimo giapponese che si chiama Hotei Tomoyasu Hotei, ma la musica più famosa italiana in Giappone è naturalmente la musica classica e opera. Per esempio tutti i giapponesi conoscono le 4 stagioni di Vivaldi, R o L, Vivaldi.
È una cosa interessante è che a scuola, forse vi ho già raccontato, ma vi racconto di nuovo che alle scuole medie o elementari impariamo le canzoni straniere, tipo Beatles, e anche impariamo la canzone italiana che si chiama Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Lucia. Questa canzone è famosissima in Giappone, ma ho scoperto che gli italiani non conoscono questa canzone. Ma perché? Questa è canzone italiana che sappiamo tutti i giapponesi. Oppure conosciamo anche, forse questa è già più famosa anche in Italia, si chiama Caro mio ben. Caro mio ben, credimi a me, senza di te languisce il cor. Ma naturalmente canzone napolitana, o sole mio, ma questa è famosa in tutto il mondo, credo. Ci sono luoghi turistici italiani che sono più famosi in Giappone che in Italia. Per esempio, non so se conoscete la Grotta Azzurra. In giapponese si chiama Aono Dokutsu. Aono Dokutsu si trova a Capri vicino a Napoli, e praticamente c'è una grotta e sotto c'è l'acqua, c'è il mare, e dove si può passare con tipo gondola, nave piccola, come si dice. E se sei fortunato, se fa bel tempo, questa superficie dell'acqua si vede proprio azzurro, bellissimo. Questo Aono Dokutsu, penso tutti i giapponesi la conoscano, questo posto. I luoghi turistici italiani, イタリアの日本人妻が見つけた quelli più famosi in Giappone sono Colosseo di Roma, Giro il Gondola a Venezia, Shopping a Milano, Ponte Vecchio di Firenze, Torre di Pisa. Torre di Pisa veramente famoso. E allo stesso livello c'è questa grotta azzurra, famosa come tanto quanto come Colosseo, quasi, sì, Colosseo di Roma. ローマのレストランでグラスを割るとお客さんが拍手を驚きのテーブルマナーとは Per tanti giapponesi un tipico cognome italiano finisce con ini, Puccini, Bellini, Rossini, Rossellini, Fellini, Panini. E alcuni architetti italiani sono famosi anche in Giappone. Per esempio Renzo Piano, perché ha progettato l'aeroporto di Osaka su un'isola. E naturalmente Girolamo Panzetta, attore modello. Ah, c'è un italiano famosissimo, non solo in Giappone ma tutto il mondo. Chi è? Quello che dice tantissime bugie, però è amato da tantissimi bambini, ma non fidate di lui. Si chiama Pinocchio. È divertente che si allunga il naso. Io quando ero bambina leggevo questa favola Pinocchio, sia cioè anime che libro. Molti giapponesi conoscono anche il libro di cuore, perché in Giappone è uscito anime su questo libro. E infatti c'era un bambino che si chiama Marco, ma Marco per i giapponesi è un nome femminile, quindi mi sembrava strano, ma perché lui è un maschio ma si chiama Marco? Però poverino sempre cerca sua mamma, fa tanta strada, fa tanta fatica, mezza cosa. E poi però ho scoperto che lui è italiano, ma nell'anime non sembrava assolutamente, però ho scoperto che lui è italiano, per questo si chiama Marco. E anche il design italiano è abbastanza conosciuto. 本物のイタリアンデザインに包まれる不思議 Per esempio Fiat 500, perché usava anche Lupin. Anche lo scooter Vespa. Hai mai vissuto un'esperienza come questa? Hai spento giorno e aspetti il tuo lui. Sta arrivando di corsa, inciampando e subito vicino a te. Ebbene sì, il cosiddetto Giordon. E naturalmente la Ferrari. E forse ci sono Ferrari più in Giappone che in Italia.
e naturalmente le marche di moda come Gucci, Prada, Bottega Veneta, Miu Miu e Dolce & Gabbana, Ferragamo Salvatore, veramente famosissima. Poi lo sapevate? Mi raccomando, votate questo video se vi piace di più. Una donna deve avere coraggio di essere sexy. Per cui jeans? No. Qui trovate un altro video di questo challenge, ma io so che voi secondo me schiaccerete mi piace e commenterete tantissimo questo video. Matane. Imparate anche questo saluto. Bye bye.